Ebbene, eccoci qui in questo scontro leggendario. Abbiamo 3 tastiere, tutte e 3 sotto i 400 euro, quindi a partire dai 300 euro. Voglio vedere qual è la mia preferita, la migliore, secondo me. E allora non perdiamoci in chiacchiere e buttiamoci sui tasti. Come sapete, queste mie considerazioni non partono da zero, perché io ho già fatto una recensione individuale per ognuna di queste tastiere. Questo vuol dire che questo è puramente un confronto per sapere quando sono insieme quali preferisco, perché giudicandole individualmente devo dire che avrei tarato diversamente il mio giudizio. Invece, avendole tutte a confronto, spacchiamo allora. Sto già avendo delle sensazioni immediate, e cioè che con la Saudimi il feedback del tasto è un po' più autentico e il suono risponde in maniera migliore alla dinamica. Con la Casio abbiamo un suono un po' più brillante, anche però leggermente più vuoto, direi. Sobrio, diciamolo sobrio, perché vuoto sembra troppo dispregiativo, più sobrio, più neutrale. Sulla Lesis invece ho la sensazione che ci sia un ovattamento. Favorisco questa, che ovviamente non è perfetta perché nessuna di queste è perfette, ma è anche vero che nessuna di queste è da tagliare fuori. Il suono, dicevo che mi sembra migliore questo, ma è anche vero che, devo dirlo, ovviamente, il volume è al massimo e sento leggermente un rumore di fondo, probabilmente perché la potenza è al massimo e quindi gli speaker, che non sono ovviamente super potenti, un po' soffrono della distorsione. Mi piacciono molto le ottave alte della Lesis, mi piacciono di meno le ottave alte della Saudimi, mettendole a confronto perlomeno. La Casio invece è piuttosto equilibrata, la Casio, mi dà un feedback equiparato sulle ottave basse e sulle ottave alte, quindi questo può essere un punto a suo favore perché l'equilibrio è importante. Poi stiamo parlando soltanto del pianoforte. A voi che suono interessa, io non lo so, provo a mettermi nei vostri panni. Sicuramente tutti amate l'organo, indubbiamente tutti amate l'organo, e viva l'organo.
Stop, tutti fermi, calmi, calmiamoci. Se inizio a fare il giro degli strumenti, questo video dura 4 giorni. Qui abbiamo 12 strumenti, qui abbiamo 10 strumenti, qui abbiamo 10 milioni di strumenti. Sì, è stato deciso così, ragazzi, non posso farci niente, non è colpa mia. Quindi se il vostro interesse è avere tanti strumenti, ovviamente la scelta è, dovete soltanto portare la vostra tastiera dappertutto. Lei regna ragazzi. Lei regna su tutti perché pesa non tanto di meno invece, ma può andare con le pile, anche lei può andare con le pile, ma lei è piccola ragazzi, è piccolissima, è ingombrante la metà della Alesis. Altri punti interessanti, l'interfaccia più bella secondo me ce l'ha la Alesis. Ce l'ha la Alesis e l'ho detto anche nella recensione approfondita, quindi se avete più curiosità potete andare a vedere il video. Però un'interfaccia molto bella, molto carina, molto interessante, molto pulita, con tasti e funzioni interessanti. La Casio minimalista, senza display, con il tasto funzione, multifunzione, tu premi il tasto e poi premi un tasto corrispondente e ottieni una funzione. Lo stesso vale sulla Saudimi, che però in realtà anche lei è un piccolo schermino dove possiamo vedere i vari valori, le varie potenzialità, diciamo. Direi che la Alesis suona leggermente più forte, subito dopo la Saudimi e subito dopo la Casio. Questa parte da 340 circa, questa da 360, questa da 300 al momento e non so se il prezzo cambierà, ma se fosse questo è la più bassa, poi c'è questa e poi c'è questa. La Alesis, tra l'altro, parlando di prezzi, non ha compreso il pedale, quindi vuol dire che col pedale aggiuntivo ovviamente il costo sale. Cosa posso dirvi di questo confronto? È molto allettante. Vorrei avere 6 mani, ragazzi, 6 mani. Ho solo 4 arti, purtroppo, non posso farci niente. La Casio io la consiglierei per chi studia la tastiera come secondo strumento. Chi favorisce il primo strumento come pianoforte per lo studio, io mi butterei sulla Saudimi perché il suo tasto ha un peso maggiore, il suono nelle ottave più basse è più realistico. La Alesis mi è piaciuta molto nella sua costruzione, ben realizzata, ma il suono del pianoforte è la cosa che mi ha convinto meno di questa tastiera. Confrontandola con le altre due, secondo me siamo un gradino sotto. Comunque vorrei confortare chiunque abbia la Alesis dicendo che sicuramente questo punto a suo sfavore non è negativo in assoluto, quindi sicuramente anche questa tastiera può permettere di studiare tranquillamente. Quindi il miglior rapporto qualità-prezzo sta alla Saudimi. Come avevo detto anche prima, le mie prime sensazioni sono state poi confermate, sia per il maggior numero di suoni, sia per il costo più basso, sia per il pedale che è migliore, io opterei per quella. Come sempre, se avete domande specifiche non esitate a contattarmi perché dare un giudizio generale è facile, ma la differenza la fa l'esigenza che ognuno ha e in base a quello potrei consigliare una cosa o l'altra. Evviva la musica!